Ciao, mi chiamo Gianluca, ho trovato la tua borsa con telefono e ti era in mezzo alla strada. Ancora un po' non mi vestivano, tra l'altro. Giustamente devo cominciare a registrare, passa il trattore. Ma una action cam da 50 euro potrà registrare dei buoni dettagli. L'Apex Cam secondo me sì, e ve la metto qua a confronto con delle camere di cui conosciamo le caratteristiche in senso positivo. Nel senso che, secondo trattore che passa, una è la DJI Osmo Action, quindi un'ottima camera soprattutto nella resa della gamma dinamica, chiari scuri. La GoPro 6 che comunque usata si trova a più di 100 euro, l'Apex Cam nuova 50, invece nuova poco più di 100 su Amazon in offerta la Rolei One, che è un'ottima camera di fascia intermedia. Le camere stanno puntando tutte verso quei palazzi là in fondo, vede? Ok. E voi vi concentrate non solo sul dettaglio, vi faccio vedere lo zoom, ma guardate anche il cielo. Siccome c'è il cielo che ha la migliore gamma dinamica come resa, fa vedere anche le sfumature del cielo. Non ce ne sono tante, ma un po' si nota. Dopo facciamo un test più in dettaglio. Guardiamo i dettagli. Dettaglio. Prima vi faccio vedere le 4 registrazioni senza dirvi quali sono le camere, perché se non notate abbastanza differenza da giustificare i 250-300 euro di spese in più, allora vince la più economica, no? Però ci sono delle piccole differenze, notate soprattutto nei colori. In realtà la DJI Osmo Action è sempre stata quella un po' più satura, ma in modo intelligente, perché rende i colori della natura e l'incarnato più piacevoli. E anche Apexam ha abbracciato questa filosofia per rendere le immagini più piacevoli e non è male. Rolei ha un buon equilibrio, la GoPro sembra un po' sbiadita, ma rende bene il cielo. Però per quanto riguarda i dettagli non mi sembra di notare tutte queste differenze, no? Adesso faccio uno zoom al 200%, mi raccomando, serve un monitor bello grande, altrimenti vi sembreranno tutte identiche le immagini. Apexcam ha una crispness aumentata digitalmente tramite contrasto. DJI ha poco miglioramento dell'immagine digitale, ma una buona qualità. Rolei ha un po' di contrasto digitale ma molto equilibrato. GoPro non ha alterato l'immagine digitalmente e pare un po' sbiadita a confronto. Nella mia esperienza la DJI Osmo Action è la camera che ha l'equilibrio generale migliore, audio, video, gamma dinamica, resa cromatica. E ovviamente è difficile per una action cam da 50 euro avere un equilibrio così invidiabile. Ma adesso facciamo questa prova in cui io metto l'iPhone più o meno allo stesso livello delle camere, ok, che mi sta riprendendo, sì, e quello su cui bisognerà concentrarsi sarà proprio la resa del mio incarnato. Nell'iPhone io sono sotto come immagine e quell'immagine è bilanciata per verificare l'accuratezza dei colori, così possiamo confrontarlo con la resa dell'Apex Cam. Quindi notate se l'Apex Cam ha un incarnato similmente realistico come l'iPhone. Poi possiamo passare a una GoPro 6, che è un grande classico e sappiamo tutti che ha una resa abbastanza equilibrata, a una DJI Action che tendenzialmente carica un po' più di colore sia il rosso che il verde per rendere sia il prato sia l'incarnato più piacevole, quindi è bella, e una Rolei. La Rolei di solito ha una resa cromatica un po' difficile perché similmente alla vecchia 9S Plus tende un pelino all'azzurro verde. La DJI Action ha una buona resa, però quello che vorrei vedere è anche la gamma dinamica, cioè siccome è l'una, che ore sono? Sì, l'una circa, qua io sulla fronte dovrei avere delle parti molto illuminate, bruciate, cioè queste action cam, pur essendo studiate per registrare all'aperto, non hanno un sensore con una gamma dinamica tale per cui ho dei filtri ND incorporati, poi ne parliamo dei filtri ND, li proviamo, per cui mi bruciano, cioè anche se siete in spiaggia, state facendo un filmino, se c'è un sole molto forte bruciano, ovviamente più bruciano peggio è. L'Apex Cam brucia di più rispetto alla DJI Osmo Action. Io mi aspetto che sia un pelino scura in realtà dalle prove che ho fatto prima, l'incarnato non sia cosa male. La GoPro dovrebbe avere una resa buona, recente stiamo parlando della GoPro 6, ma comunque non ci sono stati stravolgimenti nell'evoluzione delle GoPro, diciamo che migliorano un pochino e quindi dovrebbero avere una buona resa.
Poi faremo un test più difficile sulla gamma dinamica con una Seat Cupra Formentor, quella da 500 cavalli, molto bella come scena d'azione, la camera all'interno, quindi il buio dell'interno e il sole all'esterno, anche lì un pomeriggio adesso di fine giugno, molta luce. 4. Adesso ci concentriamo su un'altra cosa, cioè la resa del cielo. Quale Action Cam rende il cielo piacevole? Posso magari modificare un pochino, ecco, l'inquadratura così. Ok. Ok. Ok, l'ho fatto a occhio e non so se è perfetto, però in tutte queste action cam si dovrebbe vedere di più il cielo. Di nuovo, questa volta ci concentriamo sulle sfumature del cielo, quale più azzurro e più bello. C'è un cielo con qualche nuvoletta sparsa, non è un azzurro molto intenso, ma diciamo l'action cam che mi rende i dettagli delle nuvole è quella che vince. L'Apex Cam per 50 euro secondo me fa un ottimo mestiere. È chiaro che non siamo a livello dei migliori. Se dovessi provare la migliore forse userei, proviamo la Insta360 col sensore da 1 pollice, quello di gamma dinamica dovrebbe catturarne di più, vediamo come viene. Sync c'è. Ok, e ho messo l'Insta360 col sensore da 1 pollice per vedere se come gamma dinamica mi rende bene, cioè se c'è una grossa differenza con le precedenti. Il sensore da 1 pollice tanta roba, resta acceso, voglio vedere come registri. A me sembra che mi faccia molto scuro, se abbasso, fammi così. Non lo so se tutto sto sensore qua si nota, nelle riprese sera, crepuscolo si nota, viene molto pulito, però qua con questa luce forte, anche a confronto con l'iPhone non so come renda i colori. Di solito l'Insta aveva la resa colorimetrica più precisa, l'avevo provata con la GoPro 9 a confronto, guardate il video, l'Insta era meglio, però con tutta sta luce. Il cielo mi sembra discreto, mi sembra realistico. Niente da dire, la differenza con il sensore da 1 pollice si nota. Forse era più evidente prima quando l'immagine era più grande, ma abbiamo una migliore resa delle alte luci, dei neri non proprio log ma buoni, e guardate il cielo incarnato, sono resi meglio. Dopo la Insta360 devo dire la Apex Cam se la gioca con la GoPro, mentre la DJI è un pochino superiore. La ragione per cui in realtà io consiglio di comprare non le action cam cinesi, ma una GoPro, una Insta360, una DJI Osmo Action, sono questi accessori qua. Non so se si vede, questo è un filtro ND da 4, è abbastanza leggero come efficacia, come riduzione della luce, però comunque toglie luce, e questi li fanno per le action cam più note. Quindi voi vedete adesso sotto l'Apex Cam, no aspetta, allora, adesso vediamo sotto l'Apex Cam, adesso vediamo l'Apex, allora adesso vediamo l'Apex Cam e la GoPro, ok, la GoPro senza filtro ND lo metto, iniziamo a vedere come cambia la resa, ok, dell'immagine se abbiamo sopra un filtro che toglie della luce. Lo so che sembra assurdo, le action cam dovrebbero essere fatte per registrare a luna in spiaggia, invece bisogna metterci dei filtrini. E questo è il filtro ND4, più saliamo, tipo adesso gli metto su un 8, se riesco a toglierlo, eccolo qua.
E questo è l'8. Ok, questo è il filtro ND8, vedete la differenza con l'Apex inizia a essere importante. 20 filtri ND più buoni sono, meno cambiano la resa colorimetrica, quindi meno cambiano i colori. E ovviamente più sono forti, più cambiano i colori. Mettiamo appunto per fare la prova un 16. Questi sono i filtri Telesin, si trovano a 20-30 euro, cioè veramente una cazzata. Ok. E questo è un filtro 16 ND, vedete la differenza senza e con filtro ND. Per l'Apex non ce l'ho perché comunque dovrebbero fargli la lentina quadrata come la GoPro se fossero furbi, così tutti usano gli accessori della GoPro che costano un tubo perché ne fanno un sacco. Io li prendo adesso fra l'altro su Temu, che è questo nuovo shop che ho scoperto, che ti arriva tipo AliExpress, la roba della Cina, ma 2 settimane, cioè spettacolo. E questo è un filtro Freewell ND64, questo è il massimo della riduzione, non so se ho mai visto il 128, mi sembra di no. E quindi vedete la resa colorimetrica con il cielo così luminoso con un filtro ND rispetto all'Apexcam che non ce l'ha, solo per fare vedere una differenza di qualcosa che potrebbe risolvere queste situazioni e che è un limite a queste action cam economiche che non hanno la lente come GoPro, Insta o DJI, perché potresti adattargli questi ND come la Rollei One, che invece è quasi compatibile, ma ne parliamo. A distanza di un braccio non mi aspetto che ci sia nessuna difficoltà per l'Apexcam, che avendo un case non impermeabile di per sé, ci vuole la custodia esterna per andare sott'acqua, non dovrebbe avere una grossa barriera rispetto all'ingresso della mia voce, quindi si dovrebbe sentire bene, così come si sentirà bene con la GoPro 6, così come si sentirà bene con la Rollei One, così come si sentirà ottimamente con la DJI Osmo Action, che è sempre stata la migliore per l'audio. Ma andiamo non più a un braccio, ma andiamo a distanza di 1 metro, questa prova quasi scientifica, e qua siamo a distanza di 1 metro e si sente ancora abbastanza bene con l'Apexcam, si sente ancora abbastanza bene con la GoPro 6, si sente un audio decente ancora con la Rollei One e si sentirà un buon audio con la DJI Osmo Action. Andiamo a 2 metri, vediamo come si sente. Siamo circa a 2 metri e con la Apexcam l'audio potrebbe iniziare a far fatica, così come con la GoPro 6 l'audio potrebbe essere un po' lontanino. La Rollei ha un buon audio ma non eccellente a 3 metri. A 3 metri la DJI Osmo Action mi aspetto che sia ancora la migliore. Proviamo a 4 metri. Siamo a circa 4 metri prova audio con l'Apexcam, circa 4 metri la prova audio con la GoPro 6, circa 4 metri la prova audio con la Rollei One e si sentirà, mi aspetta ancora bene, meglio delle altre, DJI Osmo Action a 4 metri. Andiamo a 5 metri e poi voglio fare un altro test. Qua siamo a 5 metri, io parlo con una voce normale, con l'Apexcam non so quanto si sente. Non mi aspetto niente di che con la GoPro 6, perché in realtà ho visto che la GoPro 7 ha un buon salto nella qualità audio rispetto alle 6. Rollei One, una resa decente a circa 5 metri. DJI Osmo Action mi aspetta ancora la resa migliore, siamo ancora più aperto, anche se siamo a 5 metri potreste iniziare a far fatica. Ma adesso voglio complicare ancora un po' le prove. Andiamo a 10 metri, poi facciamo una prova con un disturbo audio. Circa 10 metri con l'Apexcam, non mi aspetto che ci senta un granché, purtroppo neanche con la GoPro 6, 10 metri anche se sono quella Rollei One, le DJI Osmo Action si sentirà un pelino di più, ma siamo a 10 metri. E volevo fare una prova con un disturbo, quindi con il microscopico DJI Tello che mi segue in automatico. Non vedo l'ora che mi arrivi il nuovo drone che mi segue, e questa è la resa. Adesso siamo a 1,5 metri circa, adesso siamo a distanza neanche 1 metro di distanza di braccio, con un piccolo DJI Tello che ci segue e quindi che fa il casino. Non so se lo vedete, adesso dovreste vederlo, il casino che fa.
piacerebbe capire quanto dà fastidio all'Apex Cam M80 Pro questo audio, quanto si sente il disturbo nella GoPro, quanto questo disturbo si sente nella Rollei One, e se la per caso DJI Osmo Action, che sembra, dalle prove che avevo fatto addirittura, che abbia una specie di noise reduction, che quindi toglie un po' di questo suono, è vero? Ok. Adesso vediamo se 50 euro sono sufficienti per questa Apex Cam per andare in moto. Le monto su un supporto con la doppia pallina da 1 pollice, qua c'è già della gomma che ammortizza, questo è un grosso 800, un grosso bicilindrico, un po' di vibrazioni le fa. Vediamo come funziona e poi la confrontiamo con altre camere tipo la DJI Osmo Action, la Rollei One e la GoPro. Vediamo fra queste qual è la migliore. E poi proverò magari anche a metterla più in alto, a quel punto va più vibrazioni. Iniziamo a vedere questo setup che è abbastanza facile. Per essere 50 euro è veramente buona, le riprese in moto sono venute bene secondo me a confronto anche con le altre action cam che abbiamo visto. Adesso volevo rendere questo gioco un pochino più difficile, cioè con un supporto più lungo che ha più vibrazioni, in modo che posso scegliere un angolo, una visuale più utile per fare delle riprese interessanti. E sono contento perché sono ancora vivo malgrado il simpatico guidatore del furgoncino, cioè dopo il camion il furgoncino in due che hanno cercato di farmi fuori, numero 1, ma continuiamo le prove. Quindi questo è lo schermo dell'Apex Cam, ok? Che vi dico, occhio nudo si vede, non, si vede abbastanza.
Vediamo il confronto con la GoPro 6 e poi con la con la DJI Osmo Action. Ok, sì, è il meno visibile, non c'è niente da fare. Io faccio fatica anche con l'iPhone, non so quanto si veda sull'iPhone, però vi dico che la GoPro e la DJI Osmo Action sono più leggibili. Forse la GoPro, incredibile, forse la GoPro, sono tutte con la luminosità al massimo. Allora, GoPro la migliore, DJI Osmo Action dietro, la GoPro più contrasti, i bianchi sono più chiari e l'Apex Cam è indietro, però ancora si riesce a intuire, cioè in questo caso io intuisco dove finisce la strada, ci sono gli alberi e poi il cielo, quindi diciamo sufficiente, 6,5, si può ancora usare, 50 euro ragazzi. A chiudere si chiude bene, però ad aprire, se non hai le unghie, niente, è un fastidio boia di usare il cacciavite. E questa è proprio una scocciatura, perché porca vacca, io non ho le unghie lunghe e proprio non riesco, ma che cavolo. Ho fatto questo video perché volevo condividere con tutti quanto è buona questa Action Cam a 50 euro. Se avete visto in tutte le prove che ho fatto, proprio per dimostrare quanto era buona, nella prova del dettaglio e nella prova dello smorzamento delle vibrazioni non si distingue rispetto a un Action Cam da 300 euro, che è tanta roba. Quando ho comprato un Action Cam da 50 euro di solito abbandonate un sacco di lati positivi, di speranze di buona riuscita. Alla fine sono sempre le foto che fate ai vostri figli, alla vostra famiglia, le vacanze estive, cioè sono bei ricordi. Se vengono fuori uno schifo non va bene. Questa qua è veramente come dettagli. Smorzamento vibrazioni, quindi per esempio va bene in moto, va benissimo in moto, è chiaro che l'audio risente del vento, ma nessuna Action Cam, neanche la GoPro con il Media Mode va benissimo con il vento sopra i 50 all'ora. Per cui diciamo che la qualità di immagine è buona, dove pecca un po' lo skin tone, quindi il colore della pelle. Se avete visto la prova in cui c'è il confronto con l'iPhone bilanciato, è chiaro che l'iPhone è più da un incarnato più roseo e lei da un incarnato un po' più giallino verde. Non siamo a livelli della Rolei 9S Plus, ma comunque diciamo che non è giusto, ok, non è perfetto. Se non vi dà fastidio, non è la Victure 940 che era sbagliato ma tendente al rosso, quindi più piacevole. Questo è sbagliato, tendente al giallo verdino, ma appena se non vi dà fastidio, cioè, adesso che ve l'ho detto io, ma se non vi dà fastidio va bene così. Guardate le immagini e dite ma sì, va bene, ottima, quindi dettagli, vibrazioni ottima, colori abbastanza giusti, anche un pelino troppo saturi come fa la DJI. La DJI è più corretta come resa colorimetrica ma satura di più, quindi questa va bene, come qualità di immagine va bene. L'audio è comunque discreto, avete visto. Dov'è che pecca? C'ha due aspetti che sono terrificanti. Uno, sono due cose banalissime, ma uno, lo sportellino. Io adesso non ho le unghie, non c'è modo di togliere lo sportellino, dovete avere un cacciavite, un coltello, qualcosa. Infatti un po' forse l'ho segnato qua. L'altra cosa, c'ha un menu che è ingestibile, ma non è touch, ma non è il problema del touch, perché ho visto Action Cam non touch con un menu fantastico, velocissimo da usare. Qua bisogna passare attraverso i vari modi, ok? E poi ricordarsi qual è, che probabilmente è questo, ok? Il tasto power fa spostare, il tasto re fa andare nel menu, quindi bisogna ricordarsi sta roba qua, ok? Tipo emitter, multi, e va bene così. E quindi è assolutamente non intuitivo, ok? Driving mode quindi mi fa anche da dashcam, frequency 50-60 Hz, ok, facciamo 50, con il power esco e poi per impostare la camera in sé vado nella, ovviamente, giustamente, video resolution 4K60 e 30, 4K60 reali su un Action Cam di questo costo è veramente incredibile. AV, loop video, fast motion, quindi usciamo e usciamo. Ok, a parte questo menu che ci mettete un po' a trovare, a parte lo sportellino che proprio non si riesce a togliere, questa Action Cam come immagine, come dettagli dell'immagine, se poi voi utilizzate
un qualcosa di riferimento dei colori tipo questo, quindi voi fate questo mestiere qua, fate vedere questo riferimento dei colori in questa maniera, ok? Lo fate vedere così e lo fate vedere anche all'altra camera, tutte le camere, anche se avete un paio di camere va bene così, ok? Adesso io sto proprio facendolo per calibrare questo video. Avete un riferimento così per i colori. È fondamentalmente niente altro. Sull'iPhone si può usare anche un pannellino tipo questo, perché l'iPhone calibra il bianco, quindi in base a quello che lui recepisce. Questo è un bianco calibrato fatto apposta e viene tutto in automatico. L'iPhone praticamente in post-produzione si può quasi evitare di. Questa no, c'è l'auto white balance che non è perfetto. Però ribadisco, 50 euro, io in tanti anni ne ho provate un sacco di action cam, non ho mai visto niente di così buono, di così paragonabile, se non addirittura superiore, ma senza vibrazioni. GoPro 6 è superiore, 5 di sicuro superiore, 6 superiore, 7 secondo me ce la giochiamo, quindi ce la giochiamo con action cam da 300 euro, quando erano uscite nuove ovviamente, e anche adesso se voi prendete l'Insta360 One RS siamo lì, cioè nel senso, un sesto del prezzo e stiamo a discutere, vuol dire che va bene, no? Alla prossima e grazie Gianluca ancora. Black and white, rain and tears. I haven't felt like this in years. Back to zero, starting out, getting rid of all those doubts, and I have yet to figure out what good intentions come.